as easy as that when two souls meet. We said I'd do for worse or better, promised to hold on forever, but you let it go. Time flew by like a thunderstorm. People change and that's nobody's fault. It's a numbing silence when no one talks, and all you hear is two hearts breaking, pain from the mistakes we're making when you let go. Uno dei muffin peggiori che io abbia mai preparato. Gomma. Mi dispiace buttarli via. Ma li mangio. I see your face down 17. Cosa c'è, amore? Deluso perché non gli ho dato il pandoro. L'altro giorno c'era una fetta di pandoro sul tavolo e l'ho trovata tutta sbocconcellata e lui aveva sotto il mento tutte le bricioline. Cambio di location, dalla cucina al salotto, perché ho fatto l'albero e mi piace tantissimo e preferisco stare di qua. Oggi volevo affrontare in questo vlog come ho gestito, come sto gestendo io la perdita di una persona cara. Io ho perso il mio papà poco più di 2 settimane fa, ma comunque credo che questo video possa essere utile anche per coloro che perdono una persona, non per forza perché questa persona viene a mancare o muore, ma anche semplicemente per la rottura di una relazione, il dolore immenso che si crea, quel vuoto, quella voragine che si sente quando l'altra persona viene a mancare, sia, ripeto, perché proprio fisicamente la persona si dissolve nell'etere, ossia perché si prendono 2 strade diverse. Spero insomma di potervi dare qualche consiglio che vi sia utile per affrontare i giorni a venire. Innanzitutto volevo ringraziare il mio papà per avermi ricordato una lezione importantissima che è l'impermanenza della vita. Durante tutti i ritiri di meditazione buddista la cosa su cui i monaci insistevano tantissimo era proprio una frase che ci ripetevano tutti i giorni, più volte al giorno, ed era you may die today, quindi potresti morire oggi. All'epoca mi sembrava veramente una cosa pesantissima da digerire, la trovavo molto forte e a volte non riuscivo a gestirla, tant'è vero che lasciavo i ritiri per rifugiarmi magari fuori nella natura perché non ne potevo più di sentir parlare di morte. Ora con la sua dipartita mio padre mi ha ricordato quanto sia sottile questo equilibrio tra la vita e la morte, tra un momento, una frazione di secondo in cui noi crediamo che la vita vada in un certo modo e invece poi la vita improvvisamente può cambiare. Ripeto, può anche essere una rottura, la fine di una relazione, un divorzio. Tante volte noi diamo per scontato il nostro equilibrio, pensiamo che sia per sempre, pensiamo che tutto possa essere per sempre, invece quando ci si trova davanti a situazioni così forti ci si rende conto che nulla è per sempre e soprattutto l'equilibrio che noi crediamo così solido potrebbe rompersi da un momento all'altro per n motivi.
Sicuramente una cosa che ho fatto e che continuo a fare è lasciare che il dolore mi attraversi. Non nuoto controcorrente, ma mi lascio trasportare da essa, vado nella stessa direzione della corrente del fiume. Questo perché nuotare controcorrente non ha senso. Continuare a vivere nel ricordo del passato o aspettare con ansia questo futuro in cui non soffriremo più o soffriremo di meno non ha senso. La sofferenza che noi stiamo vivendo ha un senso, c'è un perché a tutto. Io l'ho imparato soprattutto quando ai tempi mi diagnosticarono questa malattia autoimmune. Tutto ha qualcosa da insegnarci, anche la perdita di una persona cara. Mio padre mi ha insegnato, come dicevo prima, mi ha ricordato l'importanza dell'impermanenza della vita, ma mille altre lezioni che mi sto scrivendo man mano. Facciamoci attraversare da questo dolore, viviamolo fino in fondo e cominciamo anche ad analizzarlo, a chiederci il perché secondo noi ci sta succedendo questa cosa, quali sono le lezioni che possiamo imparare, come possiamo gestirlo, quali sono le dinamiche che magari noi stiamo mettendo in atto in questo momento, quindi possiamo anche arrivare a conoscerci un pochino più a fondo, no? Facendoci questo tipo di domande. La nostra vita è un insieme di ricordi, quindi mente e corpo sono attaccati a tutto quello che noi abbiamo fatto con questa persona, quindi dobbiamo darci tempo per metabolizzare insomma questa perdita e ricordiamoci di vivere sempre di più per quanto possibile l'adesso, perché l'adesso è tutto quello che abbiamo. Inoltre cerco di non soffermarmi sul dolore, cioè mi permetto di viverlo il dolore, mi permetto di sentirlo in ogni singola piega del mio corpo, mi permetto di stare male e so che è difficile vedere una crescita spirituale in questo momento di dolore così profondo, però non voglio crogiolarmi nel dolore, cioè riesco grazie alla meditazione o comunque a momenti di silenzio a respirare profondamente, a cercare di prendere distanza tra quella che è la mia vera essenza, che è perfetta, è amore allo stato puro ed è perfettamente dotata per superare qualsiasi imprevisto, qualsiasi momento terribile come questo, e l'ego a cui piace tantissimo crogiolarsi in tutto quello che è dolore, sofferenza, lamentela. Quindi so che fa parte di me, per l'amor del cielo, non sono un computer che premendo sul tasto invio ho fatto reset e da domani è come se non fosse successo nulla, assolutamente no, però quando medito cerco proprio di vedere come fossi uno spettatore queste mie emozioni così legate a quello che è l'ego. Un'altra cosa importante che sto facendo è appoggiarmi agli altri. Io sono sempre stata una persona molto orgogliosa e ho sempre cercato di appoggiarmi il meno possibile alle altre persone perché penso che sia una seccatura consolare qualcuno che sta male, sia che stia affrontando un divorzio, che stia affrontando una perdita come la mia o un altro tipo di dolore. Invece in questo caso mi sono proprio appoggiata a delle persone. Se non avete persone attorno a voi, come è successo a me in questo caso, nessuno tra le persone che conosco fisicamente e che ho vicino avevano un familiare con questo male particolare che ha colpito mio padre, quindi
mi sono iscritta ad un gruppo su Facebook fantastico di persone stupende, tutte accomunate proprio da questa cosa, cioè da familiari o cari affetti da questa stessa malattia che aveva mio padre, quindi ho trovato comprensione allo stato puro, ho potuto porre 1000 domande, mi sono potuta sfogare, ho ricevuto tanto conforto, tanto affetto e quindi insomma vi consiglio di fare lo stesso, perché parlarne significa anche aiutare a metabolizzare questa perdita, almeno per me sta funzionando così. Un'altra cosa che potrebbe aiutare è quella di guardare dei video o leggere delle storie simili alle nostre. Io ad esempio sono andata a cercare su YouTube video che riguardassero esperienze di perdita raccontate da Eckhart Tolle o da Deepak Chopra o da Wayne Dyer, e quindi ascoltare le loro parole, vedere come loro interpretano la morte di qualcuno mi ha aiutato tantissimo a capire, a dare un significato a tutto questo, quindi magari potrebbe essere utile anche per qualcuno di voi. Infine a me ha aiutato molto meditare oppure semplicemente trovare questi momenti di solitudine, di silenzio in cui sentire proprio fisicamente la persona che avevo perso. Io ritrovo mio padre in tantissime cose adesso, lo ritrovo in una foglia, lo ritrovo nell'acqua del fiume su cui eravamo soliti fare tante passeggiate, lo ritrovo in un tramonto e questo riesco a farlo principalmente quando sono da sola e in silenzio, oppure anche appunto con la meditazione, perché con il respiro profondo riesco a calmarmi, a tranquillizzarmi e a chiedermi cosa posso imparare in questo momento specifico, qual è la lezione e cosa posso condividere con gli altri. Ecco perché è nata l'idea di questo video, cioè come posso essere di aiuto agli altri attraverso la mia esperienza. Infine ci tenevo a ringraziarvi per tutti i commenti che mi avete lasciato sotto il video di mio padre e veramente la vostra vicinanza mi ha aiutato tantissimo. Spero che questo video possa esservi stato utile se state attraversando un momento del genere e vi do appuntamento al prossimo video. Un abbraccio, ciao! As easy as that when two souls meet. We said I do for